però sulle chiappette ci sono andate proprio di fantasia. Ci hanno fatto vestire come dei perfettini indianini. Abbiamo raggiunto il mare finalmente. Abbiamo anche cuffiette e occhialetti. Io mi vengo qua da Alena. Stavo combattendo ferocemente contro una scoreggia. Buonanotte a tutti e ci vediamo alla prossima. Felicitazioni mattutine. Siamo in direzione spiaggia, sono quasi le 10 e sperando che il mare sia decente, non come ieri che era una bestia satanica indemoniata dal vento, così vado a farmi la prima lezione di surf, mentre Thomas non è molto voglioso. Io non so nuotare, non posso fare una lezione. Ma c'è la tavola e ti tiene a galla? Sì, ma non è quello il problema, Luca. È vero. E vabbè, sperando appunto che il mare sia decente, così almeno riesco a farmi la mia bella lezioncina, sperimentare un attimo, e nel caso mi piaccia almeno ho altri 2 mattinate per continuare a provare un altro po'. Let's go. Come potete notare ho rubato gli occhiali da sole a Luca. Sta migliorando, Minchia, sei grosso questo. Madonna, è grosso. E mi sa che l'istruttore sta perdendo un po' la pazienza, ma vabbè dai, ci sta. Una volta che surfa. Ah vabbè. Wow. Com'è andata? Finito. Non ho più energia, le gambe mi stanno cedendo, mi manca il fiato e inghiottito fin troppa acqua. Vabbè dai, almeno è di mare, quindi non ti fa Però troppo male. è stata una figata unica, bellissima. Ok, ci siamo seduti perché sono completamente esausto e anche perché il sole comincia a battere e non voglio tirarmi un'ustionata. Just bottle. Non infamous. Yeah, thank you. Ho preso una bella birretta per reintegrare sali minerali e liquidi perché sto praticamente morendo. C'ho il fiatone a star seduto. Però è stata una figata. L'unica cosa è che mi sono anche tagliato qua e un po' sulla gamba perché mi sono preso le pinne della tavola da surf e non sono taglienti se le tocchi piano, ma se ti arrivano di forza fa male. Comunque l'esperienza è stata una figata. All'inizio molto difficile perché non mi coordinavo come salire, come non salire, ma appena prendi il via è anche relativamente facile, su onde giustamente facili, e più le onde sono grosse più è quasi facile, non so come spiegarlo, però è quasi più easy prendere un'onda grossa che andare sulle ondine piccole, perché le ondine piccole sono ballerine, cose. E poi Thomas è riuscito anche a registrare che sono riuscito a fare anche un paio di curve, come spostando il bilanciamento sul peso e tutto quanto, sono riuscito a prendere anche un paio di curve, è stato bellissimo. Minchia, Thomas di video ne ha fatti abbastanza. Ma ho fatto anche degli screenshot nei video così magari ci sta. E comunque è stata un'esperienza fighissima e mi sa che o domani o dopodomani vado a farmi un altro tentativo perché è stato veramente veramente figo. Però ti uccide. Infatti adesso mangiamo con calma, mi riposo soprattutto un secondino. Guarda che bello! Guarda che bello che sono. E poi c'è questa qua, poco prima della caduta. Che però prego dimmi che mi hai beccato che volo ed è fantastico. Sembra anche stilistica, Sembra stilistica ma sto in realtà volando fuori dalla tavola. Comunque sì, ci riposiamo un attimino e probabilmente oggi, visto che il tempo comunque è buono, andiamo a farci un giro sul Tempio sul Mare, visto almeno tanto vale approfittare. Quello un po' più a nord, ci prendiamo un grab, andiamo a farci un giro per di là, almeno ci vediamo anche qualcosa oltre che relax e tutto quanto, visto che staremo qua non troppo a lungo, almeno tanto vale sfruttare il tempo, quindi ci vediamo dopo sul grab. E dopo un'oretta ce l'abbiamo finalmente fatta, pulendo l'ensito come al solito. Praticamente siamo al Tempio sul Mare di Tanah Lot, ovvero comunque sì, un'oretta di scooter
dal nostro alloggio e in teoria deve essere molto bello, però ci sono già fin troppe bancarelle. Italy. Thank you. Thank you. Questa sarebbe stata una bella foto, non ci sta. È sbalorditivamente pieno di gente, ma proprio un botto. E Thomas non è molto contento. Ho paura che si facciano Però già la vista è molto bella e probabilmente adesso andremo anche là sopra. Però non me l'aspettavo, cioè sapevo che c'era gente, ma non pensavo così tanta. Ostia can. Ostia can. Andiamo su per di là? Andiamo per di qua. Andiamo per di qua prima e poi di là? Andiamo per di qua prima. Ok, poi di là. va bene. Per di qua. No, mi fido troppo. Non voglio fare un catapluff nell'acqua. Quanto siamo fatti? Sì, ma lo stesso, è tutto roccioso, basta un'onda e mi spacco i denti. Si sono bagnate tutte. Guarda come corrono. Almeno non si possono defrassare. Thomas, basta! E il tempio sul mare sarebbe quello lì, l'unica roba è che quella è la passerella, solo che sono già dentro le ginocchia. E io sono basso, il che vuol dire che ci arrivo fino a qua quantomeno. Mi sa che non è proprio il momento di marea giusto per fare quella traversata lì. Adesso invece proviamo a vedere dall'altra parte di là com'è la vista. Boh, vediamo. Giusto per darvi anche un po' di nozioni tecniche, il tempio di Tanalot è uno dei 7 templi sul mare di Bali che sono stati costruiti per, tra virgolette, proteggere l'isola, dedicato agli dei del mare. E vabbè, a parte essere famosissimo per il tramonto con la vista e tutto quanto, che giustamente deve essere uno spettacolo, però con l'alta marea tutto il tempio è circondato dall'acqua e quindi sembra che quasi galleggi, mentre con la bassa marea, come oggi o poco meno, si può tranquillamente arrivare ai piedi della parete rocciosa. Questo è un bao gigante. No, thank you. E, si può arrivare ai piedi della parete rocciosa, però non si può entrare perché è destinato solo ed esclusivamente ai fedeli. Vabbè, e con l'entrata alle nostre spalle anche noi ci stiamo dirigendo verso di nuovo i ragazzi con lo scooter per tornare in albergo, perché non c'è nulla di meglio che dopo una grande sudata farsi un bel tuffo in piscina. No, nulla meglio che un Thomas che dà fastidio e fa il mongoloide da quando ci siamo seduti qua a prendere un paio di birrette a bordo piscina. Sto guidando. Il sole che... cioè... boh, non ho parole. Vabbè, cioè lui è in una side quest completamente sua, col sole che sta tramontando, e si può dire che oggi la vista è decisamente migliore rispetto al solito. Spero che si senta qualcosa e non ci sia troppa acqua nel microfono. Cioè, guardalo, delfino spiaggiato che si beve la birra. Beh, e dopo una bella nuotata in piscina, una chiacchierata sulla religione, giustamente tempio buddista, l'unico fino adesso che abbiamo visto, e meritava farci un giro, una piccola preghiera. Però non sembra neanche tanto buddista in realtà, cioè sembra tipo un buddismo quasi cinese. Non è proprio una svastica, è appunto. E dopo il tempio buddista, con influenze cinesi molto importanti, siamo tornati nel posticino di ieri sera per prenderci finalmente, almeno per prendermi finalmente, il pesce grigliato che mi ispirava veramente un botto. Thomas è perso nei pensieri.
chicken curry, ci sta. Però diciamo che anche sono le 8 di sera e la giornata è stata abbastanza impegnativa. Siamo un po' stanchini. Infatti mi sa che appena finito di mangiare stasera niente massaggio, andiamo diretti in camera, doccetta, filmetto e nanne. Mi sto cominciando a sognare il letto, quindi merita. Ci vediamo dopo. Beh, alla fine è il giorno dopo, perché ieri sera mi sono giustamente dimenticato di fare l'outro perché si è fatto tardi. Per alla fine nel ristorante ci siamo fermati a cantare karaoke con un gruppo di italiani e australiani completamente conosciuti a caso. Ci siamo messi insieme, abbiamo cantato insieme tutta la notte, quindi faccio l'outro adesso e boh. Beh, missione di adesso invece è pronti? Altra lezioncina di surf, che sto giro invece, sperando di non perderla in mare, mi porto via il montaggio da testa, che magari riesco a fare un paio di ripresine anche direttamente dalla tavola. Bella. Eccoci qua in una nuova avventura con Thomas e oggi andiamo all'esplorazione delle spiagge balinesi. Allora, ah no, aspetta, c'è Luca che sta per surfare di nuovo. Guardatelo che maestro, guardatelo che equilibrio. E c'è rimasto, Lezione di surf finita, alla fine non mi sono messo la videocamera sulla testa, anche perché il tizio mi ha severamente sconsigliato, perché tra onde quello e quell'altro rischio di perderla e non c'avevo troppa voglia, ma il buon Thomas ha fatto dei bellissimi video e foto, quindi ve li metto qua intanto che parlo. ci sono anche delle clip. L'unica roba che... ah, ok, perfetto. Siamo al KFC, ho voglia di hamburgerozzo e alla fine costa veramente molto poco. L'unica roba che mi ha dato un po' fastidio di oggi è che c'era un altro tizio a fianco e ci continuava a far partire insieme, ci siamo anche scontrati rischiando di farci male e gli ho detto ascolta, o va lui o vado io, no che andiamo insieme e partiamo insieme tutte le cazzo di volte, perché se non ci si fa male e passa anche la voglia dopo. A parte quello, le onde erano me, ci stavo alcune, però speravo di andare un po' più avanti, che le onde erano un po' più grandine, così almeno di fare un po' di più, perché dalla tavola sembra anche di andare veloce, di fare un bel pezzo, poi guardi le registrazioni, sono tipo 5 secondi sopra e poi crolli nell'acqua, quindi fa abbastanza ridere. Comunque adesso finiamo di mangiare, che sto morendo di fame, e ci vediamo questo pomeriggio che andiamo al tempio di Uluwatu e la statua di Garuda Vishnu. Esatto. Saluta gli amici in camera. Gelatino, io frutto del drago e sorbetto al mandarino. Dopo aver fatto KFC, gelato al tempio, il ristorante per oggi non poteva essere che pizza italiana.